C'è un momento preciso nella carriera di ogni campionessa in cui il peso della cintura diventa finalmente reale. E no, non è il momento della vittoria, non è quando l'arbitro batte il 3 sul ring mentre il pubblico esplode in un boato. Non è quando la wrestler alza la cintura al cielo tra lacrime, coriandoli e applausi. Quello è soltanto l'inizio. Il vero momento della verità arriva dopo. Arriva quando la celebrazione finisce, quando le luci si abbassano, quando il roster smette di guardarti come una sfidante affamata e inizia invece a vederti come il bersaglio da abbattere. È lì che nasce davvero una campionessa, è lì che si capisce se quel titolo rappresenta l'inizio di una nuova era oppure soltanto una breve illusione destinata a spegnersi in fretta. Ed è esattamente per questo motivo che Queen's Dynasty sarà uno degli show più importanti dell'intero anno targato Stardom, perché il prossimo 23 maggio le nuove regine incoronate a All Star Grand Kingdom dovranno affrontare la loro prima vera prova del fuoco. Sayaka Kurara, Hanan e le Zero Nirain sono riuscite a conquistare i rispettivi titoli in quello che è stato uno degli eventi più importanti della stagione, ma adesso arriva la parte più difficile: confermarsi, perché vincere il titolo è complicato, ma mantenerlo, beh, lo è ancora di più. E nella storia della Stardom abbiamo visto tantissime wrestler vivere una notte perfetta per poi crollare immediatamente sotto il peso delle aspettative. La prima difesa titolata, infatti, è spesso quella più importante, è quella che definisce il tono dell'intero regno, è quella che ci fa capire se ci troviamo davanti a una campionessa destinata a entrare nella leggenda oppure davanti a una wrestler che non era pronta a sostenere il peso del vertice. Per questo motivo Queen's Dynasty non può assolutamente essere considerato un semplice pay-per-view di transizione. Certo, magari non avrà l'atmosfera mastodontica di All Star Grand Kingdom, magari sulla carta alcuni risultati sembrano persino prevedibili, ma proprio dietro questa apparente prevedibilità si nasconde una pressione enorme, perché il 23 maggio non conterà soltanto vincere, conterà convincere, conterà dimostrare di meritare davvero il posto conquistato e credetemi, non tutte saranno in grado di farlo. Partiamo allora dai Goddess of Stardom Titles. Le nuove campionesse, le Zenori Rain, ovvero Azumi e Miyu Hamasaki, difenderanno le cinture contro le Fukuoka Double Crazy, Azuki e Koguma. E già solo leggendo questi nomi viene difficile non emozionarsi, perché questo match ha tutto il potenziale per rubare completamente la scena. Anzi, ve lo dico chiaramente, io credo che questo sarà il miglior match dell'intera kermesse, perché parliamo di 4 wrestler incredibili, 4 atlete capaci di creare una chimica devastante sul ring, e soprattutto parliamo di 2 team che rappresentano 2 concetti completamente diversi di tag team wrestling. Da una parte abbiamo le Fukuoka Double Crazy, una coppia storica, probabilmente una delle migliori nella storia della Stardom. Azuki e Koguma sono la definizione perfetta di intesa. Sembrano muoversi con un cervello condiviso. Ogni combinazione è velocissima, ogni movimento sembra studiato al millimetro. E non è un caso se nel corso degli anni sono riuscite a diventare uno dei team più amati dal pubblico. Le Fukuoka Double Crazy incarnano l'esperienza, la solidità, la sicurezza. Quando salgono sul ring sai già che assisterai a qualcosa di speciale. Dall'altra parte però ci sono le Zenori Rain, una coppia completamente diversa, perché Azumi e Miyu Hamasaki non hanno avuto una crescita immediata, anzi per molto tempo sono state considerate un team incompleto. Interessante, sì, ma
mai davvero dominante, e questo rende il loro percorso ancora più bello. Azumi è stata per anni una delle wrestler più talentuose dell'intera compagnia, una velocità fuori dal comune, un timing assurdo, una capacità tecnica impressionante, eppure sembrava sempre mancare qualcosa, sembrava sempre esserci qualcuno davanti a lei, qualcuno più pronto, qualcuno più importante. Mio Hamasaki invece ha vissuto una crescita lentissima, una di quelle crescite che magari il pubblico non nota subito, ma che col tempo diventano evidenti. Da rookie acerba e fragile è diventata pian piano una wrestler molto più sicura di sé, più aggressiva, più credibile. E insieme Azumi e Miyu hanno costruito qualcosa di davvero interessante. Però fino a poche settimane fa mancava il risultato definitivo. Avevano avuto occasioni titolate, avevano sfiorato il successo, ma ogni volta finivano per cadere sul più bello. E allora la loro vittoria contro le BMI Nissen a All Star Grand Kingdom ha avuto un valore enorme, perché non è stata soltanto una vittoria, è stata una liberazione, è stato il momento in cui le Zero Nirain hanno finalmente smesso di essere quelle promettenti per diventare davvero campionesse. Ecco perché perdere già la prima difesa sarebbe un disastro. Perdere contro le Fukuoka Double Credit significherebbe tornare immediatamente al punto di partenza. Significherebbe trasformare la loro vittoria in qualcosa di temporaneo. E invece la Stardom ha bisogno che le Zero Nirain funzionino, ha bisogno di creare nuove coppie simbolo per il futuro della divisione tag. Perché le Fukuoka Double Credit sono già leggenda, Azuki e Koguma non hanno bisogno di dimostrare più nulla, possono tranquillamente perdere senza uscirne ridimensionate. Le Zero Nirain invece hanno tutto da perdere e credo che sia proprio questo il cuore della storia. Mi aspetto un match velocissimo, tecnico, pieno di sequenze rapidissime, near fall, ribaltamenti continui. Sarà probabilmente uno di quei match in cui il pubblico rimarrà col fiato sospeso per quasi tutto il tempo. E onestamente non mi stupirei se alla fine fosse proprio questo l'incontro che i fan ricorderanno maggiormente dell'intero show. Ma nonostante questo, il mio pronostico resta chiaro. Le Zero Nirain devono assolutamente vincere. Devono iniziare a costruire un regno importante, devono dimostrare di poter davvero guidare la divisione. E soprattutto, devono finalmente convincere tutti quelli che ancora ad oggi non le vedono come un top team assoluto della Stardom. Passiamo poi al Wonder of Stardom Championship e qui il discorso cambia completamente tono, perché Hanan contro Bea Priestley non è soltanto una sfida titolata, è una rivalità personale, una storia fatta di tradimento, rabbia e dolore. Tutto è iniziato subito dopo la vittoria di Hanan contro Konami a All Star Grand Kingdom. Quello avrebbe dovuto essere il momento più felice della carriera della giovane membro delle Stars. Dopo anni passati a crescere davanti agli occhi del pubblico, Hanan era finalmente riuscita a conquistare la White Belt. Un titolo che nella Stardom rappresenta tantissimo, perché il Wonder of Stardom Championship non è soltanto una cintura, è il simbolo della crescita personale, della maturazione, del passaggio definitivo verso l'elite della compagnia. E Hanan sembrava finalmente pronta. Però proprio durante i festeggiamenti è successo l'impensabile. Bea Priestley ha attaccato brutalmente Hanan davanti agli occhi del pubblico. Un tradimento improvviso, violento, scioccante e soprattutto dolorosissimo. Perché Bea non era una semplice alleata, era un'amica, o almeno Hanan credeva lo fosse.
Quell'attacco ha cambiato tutto, non soltanto per Hanan, ma per l'intera Stars, perché subito dopo B ha rincarato ulteriormente la dose, definendo Hanan una debole, una campionessa fragile, una ragazza incapace di reggere il peso della white belt. E come se non bastasse, B ha deciso di schierarsi apertamente con Hate, effettuando uno dei turnil più clamorosi degli ultimi mesi. Da quel momento la rivalità tra le due è diventata sempre più intensa, sempre più personale. B ha iniziato a tormentare Hanan settimana dopo settimana, cercando di colpirla non soltanto fisicamente, ma soprattutto mentalmente. Ed è qui che secondo me emerge il lato più interessante della storyline, perché Hanan rappresenta tutto ciò che B ormai disprezza: gentilezza, purezza, speranza. Hanan continua a sorridere, continua a credere nelle proprie compagne, continua a restare fedele ai valori delle Stars. B invece vede tutto questo come debolezza, come ingenuità. E allora il match del 23 maggio sarà molto più di una semplice difesa titolata, sarà uno scontro ideologico. Mi aspetto un match durissimo, molto più violento rispetto a quello delle Zenonin, e soprattutto mi aspetto tantissime interferenze da parte di Hate. Sarebbe quasi strano il contrario. Credo che ci saranno momenti di caos totale, momenti in cui Hanan sembrerà davvero vicina alla sconfitta, e probabilmente sarà proprio lì che vedremo il vero volto della campionessa, perché la white belt non si difende soltanto con la tecnica, si difende con il cuore. E Hanan dovrà dimostrare di essere pronta a soffrire pur di restare campionessa. Anche qui però penso che il risultato finale sia abbastanza chiaro. Hanan deve vincere, deve farlo, perché il suo regno è appena iniziato, deve farlo, perché perdere già ora spezzerebbe completamente la sua crescita narrativa. Ma soprattutto deve farlo perché questa rivalità sembra costruita apposta per consacrarla definitivamente agli occhi del pubblico. Se riuscirà a sopravvivere alla furia di Bea Priestley e alle interferenze di Hate, allora Hanan uscirà da Queen's Dynasty molto più forte di prima. E infine arriviamo al main event: Sayaka Kurara contro Maki Ito per il World of Stardom Championship. E qui siamo davanti probabilmente al match più discusso dell'intera card, perché Sayaka Kurara arriva a Queen's Dynasty con una pressione gigantesca sulle spalle. La sua vittoria contro Sayaka Mitania allo Star Grand Kingdom è stata una delle sorprese più grandi degli ultimi anni. Saya aveva costruito un regno monumentale, dominante, quasi impossibile da interrompere. E invece Kurara è riuscita a fare l'impresa, è riuscita a fermare la Phoenix Queen. Ma non solo, perché con quella vittoria Sayaka Kurara ha anche salvato le Cosmic Angels dal possibile scioglimento. E questo ha reso il suo trionfo ancora più importante. Però adesso arriva la parte difficile, perché da campionessa del mondo Kurara dovrà dimostrare di essere molto più di una semplice underdog fortunata. Ed è qui che entra in gioco Maki Ito, una delle personalità più folli, imprevedibili e divisive dell'intero panorama Joshi. Da quando è arrivata in Stardom, Ito-chan ha iniziato una vera e propria crociata contro le Cosmic Angels. Prima Aya Sakura, poi Natsupoi e adesso Sayaka Kurara. Secondo Maki Ito, infatti, le Cosmic Angels sono false, sono bugiarde, fingono di essere kawaii, gentili e pure, ma in realtà nascondono un lato terribile. E bisogna ammettere che la narrativa costruita attorno a questa rivalità è davvero geniale. Perché Maki Ito non sta semplicemente insultando le Cosmic Angels, sta cercando di smontare completamente la loro identità. Sta dicendo che tutta la loro immagine è una gigantesca recita. E onestamente,
guardando certi episodi recenti, Ito riesce quasi a risultare credibile. Basti pensare alla questione della Cute Belt, oppure allo striscione legato alla Ito Respect Gundam. Secondo Maki, questi atteggiamenti dimostrano chiaramente quanto le Cosmic Angels siano ipocrite. E soprattutto, Ito sostiene che la vera icona kawaii della Stardom, sia lei, soltanto lei. Ora, inutile nasconderlo, questo match, farà discutere. Ci saranno fan entusiasti e ci saranno fan scettici, perché Makito è una wrestler particolare, è una performer che spesso utilizza segmenti comedy all'interno dei match, e questo inevitabilmente divide il pubblico, specialmente chi ama il Pororesu più classico e sportivo, potrebbe storcere il naso. Però, secondo me, è proprio questo contrasto a rendere il match così affascinante. Perché Sayaka Kurara dovrà dimostrare di sapersi adattare anche a una wrestler imprevedibile come Ito-chan. E allo stesso tempo Maki dovrà dimostrare di poter stare nel main event della Stardom senza che il comedy prenda completamente il sopravvento. Credo sinceramente che questo incontro sorprenderà moltissime persone, perché sì, ci saranno momenti folli, momenti leggeri, momenti quasi assurdi, ma ci saranno anche emozioni vere e soprattutto tantissima pressione sulle spalle di Kurara, perché, diciamocelo chiaramente, Sayaka Kurara non può perdere questo match, non adesso, non dopo aver sconfitto Sayaka Mitani. Il suo regno ha bisogno di tempo, ha bisogno di costruzione, ha bisogno di vittorie importanti per convincere anche i più scettici. Perché ci sono ancora tantissimi fan che vedono Kurara come che non vedono Kurara come il volto della compagnia. E proprio per questo motivo ogni singola difesa titolata sarà fondamentale. Kurara dovrà dimostrare di essere in grado di sostenere la pressione del main event. Dovrà dimostrare di poter guidare davvero la Stardom nel futuro. E secondo me Queen's Dynasty rappresenterà il primo vero passo in questa direzione. Mi aspetto quindi una vittoria della campionessa, una vittoria difficile, sofferta, magari persino controversa, ma fondamentale per consolidare definitivamente il suo status. In generale quindi Queen's Dynasty sarà uno show molto più importante di quanto possa sembrare a un primo sguardo, perché tutte le nuove campionesse si trovano davanti allo stesso identico problema. Devono dimostrare che la loro vittoria non è stata un caso. Le Zenon Iraine devono confermarsi come nuovo volto della divisione Tag Team. Hanan deve dimostrare di poter reggere il peso emotivo della White Belt. Sayaka Kurara deve convincere il pubblico di essere davvero pronta per guidare la compagnia come World of Stardom Champion. E nella Stardom la pressione può distruggere chiunque. Abbiamo visto wrestler incredibili crollare completamente sotto il peso delle aspettative. Abbiamo visto regni finire nel giro di poche settimane. Abbiamo visto sogni spezzarsi all'improvviso ed è per questo che il 23 maggio sarà una notte fondamentale, perché quando conquisti una cintura tutti iniziano a osservarti in maniera diversa. Ogni errore viene amplificato, ogni prestazione viene giudicata. Ogni passo falso rischia di diventare fatale. E se una delle nuove campionesse dovesse perdere già adesso il proprio titolo, allora le conseguenze potrebbero essere devastanti. Perdere così presto significherebbe interrompere bruscamente la propria crescita. Significherebbe incrinare la fiducia del pubblico. Significherebbe rischiare di restare bloccate in quella terribile zona grigia fatta di wrestler talentuose, ma mai veramente consacrate. Ecco perché Queen's Dynasty sarà la vera prova del fuoco delle nuove regine della Stardom. Non conterà soltanto vincere, conterà dimostrare carattere,
conterà reggere la pressione, conterà riuscire a trasformare una semplice vittoria titolata nell'inizio di un vero regno. E fidatevi, quando finirà il pay-per-view del 23 maggio, capiremo finalmente chi è nata per essere campionessa e chi invece rischia di essere ricordata soltanto come una meteora. Ora però, parola a voi. Voglio sapere i vostri pronostici. Chi uscirà da Queen's Dynasty come campionessa? Quale match aspettate maggiormente? E soprattutto, credete davvero che le nuove regine siano pronte a sostenere il peso della Stardom sulle proprie spalle? Scrivetelo nei commenti. E naturalmente non dimenticate di seguire Donne tra le corde sui social e sul sito web per restare sempre aggiornati con tutte le ultime news riguardanti il mondo del wrestling femminile. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Stardom sulla soglia delle vostre case. Grazie di essere rimasti con me fino alla fine del video. Alla prossima! Bye bye!